Bene amici, eccoci qui con un nuovo video. Abbiamo una scheda di potenza, un dual della Sharp. In passato ho già fatto un video sulla scheda main, la scheda madre, e vi lascerò l'icona alla fine del video sulla sinistra. Cliccate sull'icona, potete andare a vedere la riparazione della scheda madre della Sharp di questo modello. Questo è uno dei tre pezzi, perché è formata in tre pezzi. Abbiamo la scheda madre, la scheda di potenza e poi c'è un'altra schedina di controllo che è completamente sommersa di resina, che in questo momento non ho qui. E in pratica quella è una scheda di controllo sia sulla 220 volt che sia sulla diretta corrente 300 volt. Bene, detto questo, questa scheda si trova qui perché da analisi fatta, e come dico sempre nei video e nei commenti, per subentrare nel settore dove fare il test bisogna conoscere il codice d'errore. Però in alcuni casi, da macchina un po' datata o su alcune macchine non c'è display e addirittura neanche il LED per quantificare l'errore, e allora si va per esperienza. In questo caso la macchina andava per partire il compressore e poi si stroncava, in pratica 2-3 secondi dava lo spunto e poi si stroncava il compressore, cioè si bloccava. Automaticamente in quel momento la macchina dà un errore. Però alcune volte, come dicevo prima, anche se ci sono dei LED e vanno a comunicare un errore, è probabile che non abbiamo i codici d'errori. In alcuni casi possiamo andare a vedere su Google, ma non sempre si riescono a trovare. Bene, allora, come ho detto prima, si va per esperienza, tenendo presente che il processore, il cervello della scheda, che in questo caso non abbiamo qui ma sta sulla scheda madre, e ripeto, vi lascio l'icona del video alla fine di questo video. Ebbene sì, per sequenza che cosa avviene? Avviene che il processore fa il controllo, stiamo parlando sempre della scheda esterna, una volta acceso da remoto l'unità interna, il processore della scheda interna va ad interfacciarsi con il processore della scheda interna, comunicando tramite cavo che solitamente è specificato con la lettera S e sta come seriale, scambio di dati seriale. In questo modo, dopo aver comunicato con la scheda interna, il processore va a controllare le sonde, va a resettare le valvole di espansione e subito dopo dà l'input per far partire il ventilatore. Dopodiché, per ultimo, dà l'input al compressore. Bene, in quel momento in cui dà l'input al compressore, il compressore stente a partire e non parte, sappiamo che l'ultimo input lo dà al compressore e quindi sappiamo anche che il problema sta sulla scheda di potenza, perché in pratica qui dietro abbiamo l'IPM di cui fa funzionare il compressore e il cervello del compressore, e ovviamente è gestito sempre dal processore che qui non abbiamo, ripeto, sulla scheda main. E come interfaccia il processore della scheda madre su questa scheda? Tramite questo connettore, mentre su quest'altro connettore abbiamo l'alimentazione della 300 volt, un fusibile, una resistenza di shunt. Qui abbiamo dei condensatori di boost, abbiamo un condensatore per stabilizzare la 15 volt in cui va a alimentare sulla bassa tensione l'IPM, e poi qui abbiamo un altro condensatore della 5 volt. Ovviamente sia la 15 che la 5 volt è proveniente dalla scheda madre e viene tramandato tramite questo connettore.
Bene, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere il problema di questa scheda. Ho riportato un piccolo disegnino e questo è il connettore, che è questo qua. Qui ci sono tutti i collegamenti sull'IPM e sull'IPM partiamo dal numero 1 fino al numero 21, troviamo anche numeri qui sopra, abbiamo il numero 21 e anche sul connettore abbiamo il numero 1 e il numero 10 che sono riportati anche sul disegnino, provenienti sempre dalla scheda madre tramite questo connettore, i 6 input che manda il processore sull'IPM tramite ovviamente cavetto che va su questo connettore sull'IPM. In tutto sono 6 input che manda, più abbiamo la 15 volts e la 5 volt come spiegavo prima. Ovviamente l'IPM va controllato sia sulla parte di alta alimentazione dove proviene la 300 volt diretta corrente e sia la parte di bassa alimentazione che è riportato il disegnino qui. Una volta fatto il test sulla 300 volt possiamo passare automaticamente al test sulla bassa tensione. Prima di fare i test però bisogna assicurarsi che arrivi la 300 volt su questo connettore e 5 e 15 volt sulla parte di bassa tensione. Dopodiché, se questo è ok, procediamo a fare il test dell'IPM sulla parte di potenza. Mettiamo in test diodo multimetro della Kaiwitz, non è professionale ma è un buon multimetro ad un buon prezzo. Ok, test diodo, mettiamo il puntale positivo sul negativo N e andiamo a vedere come possiamo vedere. Abbiamo la conducibilità sulle tre uscite. Ovviamente invertendo i puntali non dovremmo trovare nessun valore, nessuna conducibilità, perché stiamo testando i MOSFET all'interno e come ben sappiamo ogni MOSFET ha un diodo e come ben sappiamo i diodi sono conducibili solo da un lato, mentre dall'altro lato non danno valore. Quindi qui non troviamo valore sulle tre fasi. Bene, adesso passiamo al positivo. Al positivo mettiamo il puntale negativo sul positivo e andiamo a vedere se abbiamo la conducibilità sulle tre fasi. Ok, possiamo fare anche il test in ohm, forse in ohm è ancora più dettagliato, ma comunque già fatto tante di quelle volte che nella maggior parte dei video che vedrete nel canale c'è quasi sempre il test del IPM. A questo punto abbiamo visto che la parte di potenza è ok, possiamo anche testare il fusibile, quello è la prima cosa che va fatta ovviamente, e la resistenza di shunt, ok, deve dare continuità, perfetto. Adesso andiamo a testare i 6 segnali che manda la scheda madre sull'IPM. Bene, partiamo dal piedino numero 2 sul connettore che va sul piedino numero 1 dell'IPM. Ok, quindi abbiamo continuità, stiamo ovviamente testando se le piste sono integre, perché queste piste sono molto sottili e la maggior parte delle volte si vanno a ossidare e a interrompere. Non so se si riesce a vedere qualcosina qui, vediamo come la scheda è usurata, ossidata. Ok, prossimo 3,
5, quindi 3, piedino 3, piedino 5 dell'IPM. Anche questo è ok. Il prossimo piedino 4 che va sul 9 dell'IPM, ok anche questo. Passiamo al piedino numero 5 che va sul 19 sta qui ed è anche questo è ok. Piedino numero 6 che va sul 20 e anche questo è ok. Piedino numero 7 che va sul 21 e qui non abbiamo continuità, quindi zoom un po', dovrebbe essere 7, 8, 9, 10, quindi il 7 è questo. Qui non c'è continuità. Andiamo a vedere qual è la pista del numero 7, quindi dovrebbe essere questa qua. Ok, poi la pista continua e qui si interrompe. Lo faccio vedere in questo modo che forse si vede meglio. Quindi il numero 7 è questo. Qui abbiamo continuità, però poi proseguendo per la pista, guardate, interruzione sta proprio sul reofero. Qui non abbiamo continuità. Però poi se andiamo sul 21 qui abbiamo continuità, però sul reofero no, quindi interruzione sta proprio qui. Il numero 7 è no, non è ok, perché qui avevo segnato già tutti ok, questo non è ok, quindi ho messo no. Gli altri sono già testati, quindi sono tutti ok, quindi è inutile che andiamo a proseguire il test. Bene, andiamo a fare la riparazione. Bene amici, rifatta la pista, andiamo adesso a testare il numero 7, 8, 9, 10, quindi il 7 è questo. Metto più, quindi numero 7, e andiamo a vedere se abbiamo sul 21 la continuità. Bene, ok, in questo momento abbiamo la continuità sul 21 tra piedino 7 e il 21 dell'IPM, quindi abbiamo ripristinato la scheda senza codici d'errore, ma tramite esperienza siamo riusciti a risalire dove sta il problema. Quindi fate sempre riferimento a quello che vi ho detto, sequenza di partenza, ok? Bene, non voglio essere ripetitivo, ma è necessario dirlo per la crescita del canale, altrimenti non mi troverei qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche una volta iscritti e il video finisce qua. Da Mimmo Refrigero questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo a un prossimo video.